Io credo che un filo rosso nella storia del jazz italiano esista se non altro perché il jazz italiano ha un'origine, forse neanche troppo diversa da quella di altri paesi, però è un paese che poi, come al solito, il nostro paese riesce a piegare qualsiasi cosa rispetto al suo mondo. Innanzitutto il jazz arriva in Italia nel dopoguerra. Arriva nel dopoguerra con i V-dischi, i famosi V-dischi dell'esercito americano, cioè facevano questi dischi appositamente per l'esercito americano e quindi l'esercito americano è arrivato in Italia ed è arrivato anche il jazz. Di fatto poi chi amava il jazz in Italia, dunque le persone che potevano sentirlo e dunque le persone che potevano comprare dei dischi, erano le persone diciamo di una certa borghesia, erano quelli che facevano dei mestieri, che avevano delle professioni particolari, erano degli avvocati, dei medici, insomma delle persone che potevano, ovviamente non poteva comprare un disco di jazz mio papà che faceva il pastore in Sardegna. Questo ha fatto sì che i primi appassionati di jazz siano stati loro e che poi sono state le persone che hanno creato anche i primi locali, i primi jazz club, un po' copiando poi quelli che erano i jazz club americani, delle grandi città, eccetera, eccetera. E quindi per diversi anni, più o meno secondo me, fino agli anni Ottanta, c'è stata questa idea di jazz, degli organizzatori che erano quelli che organizzavano i club, che erano gli appassionati di allora, che poi sono diventati anche un po' direttori artistici di alcuni festival, per esempio in un modo molto passionale, molto naif, diciamo così, molto amatoriale, vogliamo usare questo termine. Dunque poi i figli di questi appassionati sono stati i primi musicisti di jazz a partire dagli anni Ottanta, con un'unica eccezione che era Massimo Urbani, purtroppo che se n'è andato troppo presto, fenomeno straordinario del jazz italiano, musicista planetario che era figlio di un bidello di una borgata romana. E quindi abbiamo iniziato ad avere poi nuove generazioni di musicisti di jazz che venivano da tradizioni completamente diverse, compresa la mia, che nasco in Sardegna, in un paese piccolo, figlio di un pastore, quindi niente a che fare con il jazz. Mio papà non sapeva cos'era il jazz, eccetera, eccetera, a partire più o meno dalla metà degli anni 70, forse più negli anni 80. Eh, I primi musicisti, appunto Basso, Valdambrini, Dino Piana, tanti altri, eccetera, eccetera, erano poi quelli che di fatto lavoravano nelle orchestre, perché poi i primi musicisti di jazz italiano professionisti erano quelli che avevano una professione, che era quella degli orchestrali, diciamo così. Le orchestre della RAI di Roma, l'orchestra di Milano, che erano delle orchestre importanti perché erano le orchestre che suonavano nelle varie trasmissioni televisive dell'epoca, però allo stesso tempo erano delle orchestre che di tanto in tanto venivano dirette da straordinari direttori e arrangiatori come Duke Ellington piuttosto che Gil Evans, eccetera, eccetera. Stranamente le partiture di queste orchestre poi sono sparite, credo siano andate al macero, sono state probabilmente buttate o addirittura incenerite nel momento in cui non c'era più spazio per loro. Quindi erano, diciamo, i componenti delle orchestre che poi di tanto in tanto facevano i solisti, formavano dei gruppi, formavano dei quintetti, eccetera, eccetera. Questa è stata la prima parte della tradizione jazzistica italiana. Dischi molto belli, ovviamente c'era una discografia molto limitata in quegli anni, che probabilmente giravano poco per il mondo, quindi era un jazz italiano, una sorta di fenomeno, diciamo così, tipicamente italiano. Piero Umiliani, poi che lavorando per i film, i soliti ignoti, eccetera, eccetera, avendo utilizzato Chet Baker in alcune partiture, ci sono dei dischi di Chet addirittura con gli arrangiamenti di Ennio Morricone, che sono probabilmente dei primi anni 60, con dei brani addirittura cantati da Chet Baker in italiano. Chet Baker poi aveva vissuto in Italia, era diventato un personaggio famoso, era stato nel carcere di Lucca addirittura per un anno nel 1961 se non erro, grande scandalo, tutti i rotocalchi italiani che si occupavano di questo jazzista americano bianco con un viso bellissimo, eccetera, eccetera, rovinato dalla droga, bla 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 bla, bla. Chet Baker che poi partecipò a un film con Celentano, sempre se non erro in quegli anni, che si chiama Urlatori alla sbarra, e così via. Cioè tutto un mondo che faceva sì che il jazz fosse da una parte una musica, come dire, maledetta, dall'altra poi una musica per intenditori, una musica per persone, come dire, che potevano permettersi in quegli anni di ascoltare questa musica. Il jazz italiano doveva quasi tutto al jazz americano.
A Siena ho frequentato i corsi di jazz e ho soprattutto vissuto questa musica insieme a altre decine, centinaia di ragazzi che come me venivano da tutte le parti d'Italia. Sono tornato poi a Siena nel 1982, sempre come allievo, e nel 1985 sono diventato professore negli stessi corsi dove solamente 4 anni prima ero allievo, andando a Siena senza sapere niente di jazz. Quindi questo racconta un po' la velocità con la quale sono diventato poi musicista di jazz e musicista professionista. Però intanto nell'81 un batterista cagliaritano che si chiamava Roberto Billy Secchi, si chiamava perché purtroppo anche lui se n'è andato qualche anno fa, personaggio stimatissimo, straordinario, positivo, capace di un accentratore in senso buono, che riusciva a coinvolgere i musicisti, eccetera, eccetera, che nell'81 era andato a Siena gli parlavano sempre di questo Fresu, questo trombettista, e lui decide di venire a trovarmi. Parte da Siena, prende una nave, invece che andare a Cagliari, dove lui abitava, va a Golfo Aranci, arriva la sera, prende un treno, va a Berchidda, si incammina a piedi verso il paese, lo carica in macchina un signore, lui dice mi porti a casa del trombettista Fresu, e bussa alla mia porta alle 11 di notte. Lì nasce una bellissima amicizia e nasce un gruppo. Questo quartetto poi è diventato il quintetto storico di Paolo Fresu, cioè sempre con Roberto Cipelli e poi con Attilio Zanchi, Ettore Fioravanti e Tino Tracanna, e questo è stato il primo gruppo vero a mio nome, con il quale abbiamo iniziato a incidere i primi dischi. Nell'84 uscì il disco che si chiamava Ostinato, e poi abbiamo proseguito. Questo quintetto esiste ancora dopo 35 anni, sempre con gli stessi 5 musicisti. Abbiamo registrato forse 20 dischi assieme. Per molti anni quella è stata la mia formazione, diciamo, con la quale lavoravo, fino a quando poi ho iniziato a tradirli con 1000 altri progetti. Quindi oggi io gestisco tantissimi progetti diversi perché a un certo punto ho sentito il bisogno di muovermi in più direzioni. Amavo molte cose diverse. Amavo il jazz classico, ma amavo anche il jazz contemporaneo, la ricerca. Le musiche non sono una persona fisica che nel momento in cui smette di battere un cuore, come dire, muoiono, posto che sia così. Le musiche semplicemente si evolvono, cioè le musiche hanno un senso perché raccontano un presente. Il jazz nasce allora, in quel periodo storico negli Stati Uniti, perché c'era un mondo preciso che aveva bisogno di essere raccontato anche attraverso la musica, non solo attraverso la musica, non solo attraverso il jazz. Ovviamente il jazz nasce nel Novecento perché il Novecento si è evoluto in un determinato modo, nasce nel sud degli Stati Uniti, poi arriva nelle grandi metropoli, eccetera, eccetera, fino a quando poi a partire dagli anni, dal dopoguerra e poi gli anni 80 arriva poi anche in Italia, e oggi il jazz sta diventando un po' una musica, diciamo, planetaria, anche se ci sono ancora dei paesi. Proprio 10 giorni fa noi suonavamo nel Golfo Persico, tra Oman, Bahrain e Kuwait, dove il jazz, per esempio, probabilmente è stato sentito pochissime volte, ma sono convinto che anche in quei paesi arriverà. Poi ci sono dei mercati più ampi, ovviamente, che sono quelli dell'Europa, quelli del Giappone, Australia, alcuni paesi, Corea, eccetera, dove c'è una grande tradizione e una curiosità e un'attenzione verso questa musica. Quindi quelli che dicono che il jazz è morto, quelli che dicono che il jazz è morto con Coltrane, con Charlie Parker, eccetera, eccetera, dicono, come dire, un qualcosa che io non reputo veritiera, perché il jazz semplicemente si evolve. Se guardiamo indietro nel tempo, a partire dagli anni 20 del secolo scorso, la storia del jazz è rigorosamente in divenire. Cioè, possiamo legare tutti i periodi storici. Se noi oggi ascoltiamo Jarrett oppure Pat Metheny e ascoltiamo un disco degli anni 20 del secolo scorso, che sembra chissà quando, e non è poi così tanto, però sono passati 100 anni, sembra che questi due mondi non comunichino tra di loro, sono completamente diversi. Invece non sono diversi, perché se noi ritorniamo indietro piano piano, troviamo delle relazioni molto molto precise. Quindi io sono convinto che il jazz sia vivo, sia vegeto, sia una musica che cerca perennemente, una musica che semplicemente si evolve, si adatta ai tempi. Ma se vediamo il disco Free Jazz di Ornette Coleman, dove prende 2 quartetti di jazz in cui non c'è una nota a tempo e li mette insieme, e fa un disco che apre la porta del jazz contemporaneo.
Quelle sono le cose importanti, sono le cose attraverso le quali noi siamo passati, non ci fossero state quelle invenzioni, quelle coraggiosissime invenzioni di allora, super criticate, super non accettate dai puristi, diciamo così, non sarebbe nato il jazz di oggi, non ci saremmo probabilmente noi. E poi c'è un altro aspetto molto importante, che è quello del fatto che il jazz nasce come musica tradizionale. Cioè quello che oggi stiamo facendo, questa idea del meticcio, del mettere insieme mondi diversi. Qui in questo momento se dovesse venire una persona a cena a casa, probabilmente il primo disco che metterei sono i Terracaft o i gruppi che mettono insieme il meticcio vero, dove non si sa neanche se sia jazz e non sia jazz, cioè quelli che vengono dal Mali, sono i berberi che suonano con le chitarre alla Jimi Hendrix e poi con le taniche con le taniche di benzina. Quella è un'idea di musica oggi contemporanea e anche un po' nella mia idea di musica c'è sempre un percorso che non è mai unidirezionale, cioè una sorta di sfera. Eh, Uno dei temi di Berchida del Festival di Jazz, che quest'anno ha compiuto 30 anni, forse addirittura del 1900, il festival è nato nel 1988, credo del 90, si chiamava Sfera. E io parlavo nell'introduzione a quel festival della sfera di Empedocle, laddove tutte le cose girano intorno a questa sfera, no? E quindi girano tutte in direzioni diverse, ogni tanto si toccano, si incrociano, creano altre sfere, creano altre direzioni, altre tangenziali. Quindi io penso che la musica sia così, che l'arte sia così, cioè ci deve essere un rapporto tra le arti, non è cosa nuova, ci deve essere un rapporto tra le musiche, quindi sì, io sono musicista di jazz, ma il jazz nasce dalla musica popolare, io sono un musicista che vive in Sardegna, o meglio che è nato in Sardegna, e dunque quello che cerco di fare è mettere insieme tutte queste passioni, tutte queste esperienze e poi farne un cocktail attraverso il quale poi creare un nuovo prodotto, diciamo così, che può essere alcune volte più jazzistico, meno jazzistico, più popolare, meno popolare, più legato alla musica classica. Cioè, ci sono molte passioni, io sono musicista di jazz perché è la passione principale, cioè è la musica che mi offre l'opportunità di avere una grande libertà. Come direttore di Berchida e come direttore di Ruolo ricevevo una grande quantità di dischi di musicisti giovani che si proponevano per suonare, ovviamente. A un certo punto mi ha fatto pensare, ma perché non faccio io? Cioè, perché devo sempre mandare i musicisti bravi verso le altre etichette? Magari posso fare anch'io qualcosa, mettere in piedi un'etichetta che è principalmente destinata ai giovani, un'etichetta che quindi sia capace di produrre alcuni giovani ragazzi, farlo in un modo particolare come io volevo, cioè non solamente produrre un disco, lasciarlo lì, ma prenderli per mano, portarli all'interno del mondo della professione, non solo in Italia ma in Europa. Avendo io una passione per l'arte e per l'arte contemporanea, il disco diventava anche un modo per mettere in atto questa passione, quindi creare un concept, diciamo così, grafico per quanto riguardava infatti i dischi della TUC sono molto riconoscibili, ci sono all'interno opere di illustratori che sono grandi illustratori italiani che spesso ormai vivono fuori dall'Italia, oggi stiamo facendo anche dischi con illustratori stranieri di vari paesi del mondo. Lavorare sul concetto dell'ambiente, del rispetto dell'ambiente, facendo dischi con carte particolari, senza un grammo di plastica, molti prodotti fatti a mano. Insomma, diciamo che il disco offriva ancora una volta la possibilità di esprimere, come dire, un'attitudine, un pensiero artistico e non solo, attraverso un altro progetto. Abbiamo già pubblicato un disco con il coro corso di Affiletta, un disco che si chiamerà Danse Mémoire Danse, che è uscito solamente nel mercato corso quest'estate, ma che uscirà, diciamo, nel mondo nel mese di ottobre del 2018.
in cui partecipo anch'io, un disco particolare dove c'è appunto queste 6 voci corse a cavallo tra musica tradizionale e musica contemporanea, il bandoneon di Daniele di Bonaventura e la mia tromba, un libretto molto ricco in 4 lingue, in corso, in francese, in italiano e in inglese, quindi un progetto anche dal punto di vista diciamo editoriale abbastanza impegnativo. Eh, Nel mese di novembre uscirà il quarto disco di Dino Rubino, talentuosissimo pianista e trombettista siciliano, si chiamerà Where is the Happiness, dedicato alla felicità, peraltro un bellissimo video. Un'altra delle particolarità dell'etichetta è poi che ogni disco è accompagnato da un videoclip che è un po' una novità nel mondo del jazz, perché pochi in realtà come dire, mettono insieme questi due linguaggi diversi. Nel mese di febbraio uscirà il mio nuovo lavoro discografico con con il Devil Quartet, si chiamerà Carpe Diem e sarà un disco completamente acustico rispetto alla struttura diciamo più elettrica del nostro quartetto, proprio con la chitarra di Bebo Ferra. Nel mese di marzo uscirà invece il disco in solo, in solitudine, di Stefano Bagnoli, batterista di Devil Quartet, che coraggiosamente fa un disco dedicato a Rimbaud, completamente in solitudine, dove suona tutti gli strumenti, cioè dalla batteria per appunto che il suo strumento, al contrabbasso, alle tastiere, eccetera, eccetera, con sovraincisioni, un disco molto complesso con tutta una serie di testi intorno proprio alla figura di Rimbaud. Sceglierei probabilmente un quintetto con Coltrane, con Bill Evans. Beh, diciamo che sceglierei il quintetto di Miles, quello storico di Kind of Blue, vabbè, lì c'erano anche altri musicisti, c'era Carlo Balade, e chiederei gentilmente a Davis per un giorno magari di andare a prendere una birra al bar, anche per 5 minuti.